Buon pomeriggio e benvenuti a tutte e a tutti al Digital Open Day del Master di secondo livello in farmacoepidemiologia e valutazione delle cure integrate. Io sono Mattia Munegato di Unismart, Fondazione Università degli Studi di Padova. Do delle veloci comunicazioni prima di dare appunto avvio al Digital Open Day. Chiedo cortesemente ai partecipanti di tenere disattivato l'audio durante l'illustrazione dei relatori in modo da evitare che potrebbero disturbare lo svolgimento dell'Open Day. Invito altresì però ad appuntare eventuali domande che dovessero sorgervi in mente durante l'illustrazione già utilizzando lo strumento chat di Zoom. Sarà mia cura poi riprendere tali domande nella fase finale dell'Open Day che è proprio dedicata alle domande e alle risposte da parte dei relatori. Un'ultima comunicazione che do è che l'Open Day sarà registrato e quindi avrete modo di consultarlo se lo vorrete accedendovi dal sito well del Master laddove avete effettuato l'iscrizione. Non mi resta ora che augurarvi un buon ascolto e passare la parola alla professoressa Cristina Canova, direttrice del Master. Prego, professoressa. Buon pomeriggio a tutti, io sono a tutti e a tutte, io sono Cristina Canova e insieme al professor Matteo Franchi dirigo questo master di secondo livello. Sono una professora associata di biostatistica presso l'unità di biostatistica, epidemiologia e sanità pubblica dell'Università degli Studi di Padova. Quindi veniamo a noi. Qual è, diciamo, l'obiettivo di questo master? Il master si propone innanzitutto di fornire degli elementi per la pianificazione e la realizzazione di studi di farmacoepidemiologia e di valutazione delle cure integrate. Tutto questo in particolare utilizzando dei dati real world, quindi dei dati provenienti dal mondo reale, da database amministrativi o da registri clinici, andando in qualche modo ad integrare questi flussi sanitari amministrativi quando possibile anche integrandoli con registri clinici. Il master si pone inoltre come obiettivo quello di fornire una corretta interpretazione critica della letteratura up-to-date scientifica di riferimento per quanto riguarda la farmacoepidemiologia e la valutazione degli studi integrati. Questo master è promosso dal Centro Healthcare Research and Pharmacoepidemiology dall'Università di Padova e dall'Università di Milano Bicocca, qui rappresentato dal vice direttore Matteo Franchi, ma coinvolge anche formalmente altri Atenei, 14 Atenei in tutta, diciamo, la geografia nazionale. Oltre che ad avere un coinvolgimento accademico a livello nazionale, vi sono anche altri enti coinvolti nell'organizzazione della didattica, in particolare la Fondazione Ricerca Salute, l'Istituto Superiore di Sanità, Agenas, l'azienda ospedaliera di Udine e l'azienda provinciale sanitaria di Trento, oltre che alcune regioni come la regione Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia e Veneto. Sono tutti enti che fanno parte appunto del Centro di Healthcare Research and Pharmacoepidemiology. Il corso è costituito fondamentalmente in due fasi didattiche. Una prima fase, che è la più lunga, diciamo, circa 2/3 dell'organizzazione del corso, consiste in lezioni frontali, attività di approfondimento e valutazione. Entreremo tra poco nel dettaglio rispetto a questo. E una seconda fase che viene generalmente svolta durante l'estate, comunque alla fine dello svolgimento delle lezioni, in cui è previsto un progetto individuale che definiamo project work, con la possibilità eventuale di stage o tirocini all'interno, insomma, della rete formativa, per andare a mettere in pratica con un vero e proprio lavoro, insomma, individuale le nozioni acquisite durante questo anno di master.
Le lezioni hanno inizio a fine novembre 2024 e finiscono all'incirca all'inizio di giugno del 2025. Cosa consistono? Stiamo parlando di lezioni video registrate. Questo è un master totalmente on demand, quindi per permettere la fruizione a tutti gli studenti che lavorano durante, insomma, che si iscrivono e hanno la volontà di approfondire questi argomenti anche se lavorano e quindi non avrebbero la possibilità di seguire in presenza le lezioni. Quindi sono delle lezioni videoregistrate disponibili, che vengono rese disponibili nella piattaforma Moodle dell'Università degli Studi di Padova 7 giorni su 7 H24. Anche se il master è online, vi sono comunque insomma, teniamo conto del rigore nella fruizione di questo materiale e quindi è prevista una frequenza obbligatoria che viene valutata attraverso la registrazione alla Moodle dell'Università di Padova di almeno il 70% delle lezioni e il 70% dello svolgimento, diciamo così, delle prove che vengono date alla fine di ogni settimana di lezione. Quindi il corso appunto è gestito attraverso questa piattaforma, e-learning, che probabilmente conoscete perché viene ormai ampiamente utilizzata in tutti i corsi di laurea. Vengono fornite settimanalmente delle lezioni, quindi in video, oltre che le slide presentate dai docenti, articoli di approfondimento o altro materiale, oltre che ovviamente delle prove di valutazione che vengono svolte e caricate sempre all'interno di questa piattaforma e ovviamente servono per la valutazione finale del titolo da parte degli iscritti. Oltre a, diciamo, approfondimenti teorici, il corso prevede anche lo svolgimento di alcune esercitazioni, diciamo così, quantitative in cui vengono utilizzati dei software statistici. I software che vengono utilizzati all'interno del corso sono R, SAS e Stata, anche se non avete familiarità con questi software, non preoccupatevi perché verranno condivise ancora all'inizio del corso, anzi prima ancora diciamo, dell'inizio formale delle lezioni, dei video di allineamento per le conoscenze, in particolare di R e di SAS. Appunto il materiale è costituito da queste videoregistrazioni, dalle slide e dagli homework, che sono appunto queste prove di valutazione che devono essere consegnate da parte degli studenti in una determinata scadenza, che è circa entro 3 settimane dalla fine della settimana di lezione, e che servono per capire se lo studente ha effettivamente seguito e capito gli argomenti che sono stati presentati. Ogni settimana, quindi all'incirca la domenica sera o lunedì mattina, vengono caricate le ore, diciamo, di svolgimento della settimana di lezione. Si parla all'incirca di 2, 4, 6 ore di videoregistrazioni frontali. Quindi ci possono essere delle settimane un pochino più leggere, delle settimane un pochino più impegnative, la media di circa 3-4 ore di lezioni per ogni appunto argomento di lezione. Le registrazioni sono disponibili in streaming, quindi da quando vengono messe in onda lo studente può avere accesso a queste videoregistrazioni e consultarle per tutta la durata del master. Quindi non c'è un numero limitato di accessi, ma possono essere viste e riviste quanto si vuole. Mentre il resto del materiale chiaramente può essere scaricato e quindi può essere anche consultato alla fine del master. Quindi stiamo parlando appunto di PDF con le slide e con gli argomenti, gli approfondimenti necessari che sono stati trattati durante la settimana di lezione. Per ciascun modulo didattico, come vi dicevo, sono assegnati degli homework.
degli homework che devono essere assolutamente eseguiti in modo autonomo attraverso la compilazione online di un quiz o di un elaborato o di uno script per l'analisi dei dati, che dovranno però sempre essere poi inseriti attraverso un upload su Moodle. Ovviamente ogni volta che viene assegnato un homework per la settimana di lezione viene specificata la deadline per la consegna dello stesso. Tutti gli homework sono oggetto di valutazione e concorrono poi diciamo, al punteggio o comunque insomma dal giudizio finale di valutazione della master. Oltre che lezioni e homework, alla fine di ogni settimana di lezione sono previsti anche dei questionari sempre online per la valutazione della didattica. È presente inoltre un forum in Moodle dove gli studenti possono interfacciarsi con il corpo docenti e docente, quindi poter ricevere le risposte necessarie, insomma, ai dubbi che possono venire in mente seguendo il corso. Alla fine dell'attività didattica che verrà tra poco presentata dal professor Franchi, vi sarà appunto il project work che indicativamente inizierà a giugno 2025. Il project work consiste, viene concordato ovviamente con il corpo docenti, può essere un progetto autonomo, quindi un argomento che lo studente ha intenzione di approfondire. Quando lo studente non ha, diciamo, degli argomenti di interesse autonomo, verrà assegnato da parte del corpo docenti, ma seguendo una lista di possibili progetti e cercando di far combaciare delle preferenze degli studenti ai possibili project work che il corpo docente potrebbe assegnare. In ogni caso, sia che sia un progetto autonomo che un progetto invece assegnato dal corpo docenti del master, ad ogni project work, ad ogni iscritto verrà associato un docente del master in qualità di tutor interno. Nel caso in cui il progetto venisse svolto nella propria sede lavorativa o a seguito di un tirocinio, è possibile anche avere una tutor esterno, oltre che al tutor interno. Il lavoro poi viene presentato, adesso siamo proprio in questa fase, la prossima settimana abbiamo la prima sessione di presentazioni del project work della master 23-24, edizione 23-24, viene presentato appunto ad una commissione e sarà ovviamente oggetto di valutazione della prova finale del corso, a cui concorrono anche le valutazioni degli homework consegnati. Penso di aver detto tutto, ovviamente alla fine è disponibile per qualsiasi chiarimento, lascio la parola al professor Franchi. Grazie mille, buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. Sono Matteo Franchi, sono un neo professore associato in statistica medica presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca e adesso andremo a vedere quali sono gli argomenti che compongono questo master. Quindi abbiamo capito con la professoressa Canova come è strutturato questo master, adesso andiamo un po' più nel dettaglio per capire quali sono i contenuti del master. Allora, il master è suddiviso in 6 grandi moduli. Il primo modulo, diciamo, un modulo di biostatistica che abbiamo intitolato Biostatistica ed Epidemiologia, è un modulo un po' di livellamento. Diciamo che in questo primo modulo vi saranno fornite quelli che sono gli elementi, i principi di base dell'epidemiologia, della statistica medica. Quindi avremo una prima lezione molto introduttiva, di introduzione al ragionamento clinico e a quelli che sono i metodi dell'epidemiologia. Quali sono i metodi per gli studi osservazionali, retrospettivi e prospettici, quindi fondamentalmente studi caso controllo e studi di coorte, una parte su quelle che sono le principali fonti di distorsione in uno studio osservazionale, quindi si parlerà in modo approfondito di confondimento e delle principali distorsioni, dei principali bias
che solitamente, che più comunemente insorgono degli studi di farmacoepidemiologia, e infine abbiamo dedicato un'ultima settimana alla pianificazione della dimensione dello studio. Sapete che la dimensione dello studio è un aspetto imprescindibile prima, che dovrebbe essere valutato e preso in considerazione prima di iniziare un qualsiasi studio. Quindi diciamo, questa prima parte ha l'obiettivo di darvi un'infarinatura su quelli che sono i principi, i fondamenti dell'epidemiologia, della ricerca epidemiologica e della ricerca in biostatistica. Vi dicevo prima che è un po' un argomento, un modulo di livellamento, perché sulla base di quella che è il vostro background e la vostra preparazione iniziale potrete trovare delle difficoltà minori o maggiori. Tuttavia non preoccupatevi, non spaventatevi, perché questo, se non sbaglio, è l'8º anno che noi attiviamo questo master, quindi diciamo che i primi 7 anni ci sono serviti per capire qual era anche il flusso in ingresso, da dove arrivavano, quale fosse il background dei discenti, degli iscritti al master, e in tutte le annualità la stragrande maggioranza degli iscritti non avevano un background statistico o biostatistico. Quindi questo modulo è proprio pensato per cercare di darvi quanto più possibile delle conoscenze di base. Passiamo poi al modulo 2. Modulo 2, allora questo è un master in farmacoepidemiologia e valutazione delle cure integrate, in cui imparerete ad utilizzare i dati di real world per generare delle evidenze di real world. Quindi il secondo modulo è interamente dedicato a descrivere, a fornire informazioni su quali sono questi dati di real world. Quindi quali sono le principali fonti e i principali flussi informativi e sanitari che normalmente, comunemente, abbiamo a disposizione per cercare di generare evidenze in questa direzione. Quindi avremo una prima settimana di introduzione ai principali sistemi informativi sanitari e ai principali registri clinici. Nella seconda settimana faremo un focus su alcuni registri clinici, nel particolare le reti dei medici di medicina generale e la rete dei pediatri di libera scelta. Nella terza settimana vedremo come questi flussi possono essere eventualmente integrati tra di loro per diciamo, unire diverse informazioni e generare evidenze. E nella quarta settimana parleremo di dati missi, di missing data, e vedremo quali sono i principali metodi di imputazione dei dati mancanti, prevalentemente nei database amministrativi. Nel modulo 3 diciamo che entriamo nel cuore di questo master, quindi nel modulo 3 inizieremo a parlare di farmacoepidemiologia in senso stretto. Abbiamo dedicato 2 moduli relativi alla farmacoepidemiologia. Questo è il primo modulo, farmacoepidemiologia 1, è un metodo modulo più introduttivo. Poi vedrete che abbiamo nel modulo 4 la farmacoepidemiologia 2. Quindi partiremo con una introduzione alla farmacoepidemiologia, cosa si intende con farmacoepidemiologia, cosa si intende con studio delle cure mediche nel mondo reale, quindi a cosa ci servono questi studi, qual è il gap che questi studi intendono colmare. Parleremo poi di farmaco utilizzazione, quindi in generale quanto un farmaco viene utilizzato, da chi viene utilizzato, quali sono i percorsi terapeutici dei pazienti che utilizzano questi farmaci, e parleremo di misclassificazione dell'esposizione, che è una delle principali fonti di distorsione che potrebbero verificarsi negli studi di farmacoepidemiologia, mentre la terza settimana è dedicata ai principali metodi per il controllo del confondimento, sia misurato e non misurato.
Sapete, vi posso anticipare che il confondimento è una delle principali insidie di un qualsiasi studio, soprattutto se stiamo parlando di studi osservazionali, soprattutto se stiamo parlando di studi osservazionali basati su fonti di dati secondari. Quindi in questa settimana verranno descritti, definiti quali sono i metodi per il controllo di questo tipo di fonte di distorsione, mentre nell'ultima settimana parleremo di farmacovigilanza. Nel modulo 4 faremo alcuni focus specifici su alcuni argomenti, su alcune tecniche, su alcuni disegni di studio specifici che possono essere utilizzati comunemente negli studi di farmacoepidemiologia, quindi parleremo di metodi avanzati, ci riferiamo sia a tecniche di analisi che possono essere implementate, ma ci riferiamo anche a disegni di studio ad hoc che possono essere pianificati in situazioni particolari per cercare di minimizzare il più possibile le fonti di distorsione e quindi di ottenere dei risultati che siano il più credibili possibili. Ricordatevi sempre che diciamo, l'aspetto, la parte più complicata quando si utilizzano questi tipi di dati non è tanto arrivare ad avere un risultato, chiunque è in grado di tirar fuori un risultato da un dataset, la vera sfida è quella di cercare di tirar fuori un risultato, di ottenere un risultato, quindi un'evidenza scientifica che sia il meno distorta possibile, che sia il più credibile, il più solida possibile. Faremo poi nella seconda settimana no, scusa Cristina, ero ancora al modulo 4, grazie. Nell'ultima settimana faremo un focus su quella che è la farmacogenetica, quindi come questi metodi possono essere impiegati per studi di farmacogenetica e nell'ultima settimana parleremo di risk evaluation e faremo un affondo sui farmaci biosimilari. Nel modulo 5 ci spostiamo dalla farmacoepidemiologia alla valutazione delle cure integrate, quindi i due temi chiavi di questo master. Partiremo con un'introduzione alla definizione dei sistemi di cure integrate, valuteremo quelli che sono i principali metodi per la valutazione dell'assistenza sanitaria, quelli che sono i principali metodi per la valutazione dell'efficacia, qui dovremmo parlare di effectiveness più che di efficacia, e del profilo di costo efficacia. Un aspetto fondamentale è non limitarsi a valutare quello che è il profilo di efficacia o di sicurezza di un farmaco, di un trattamento, più in generale di un percorso terapeutico, ma anche di cercare di mettere in relazione questo profilo di efficacia con il profilo dei costi. Questo in un'ottica di sostenibilità economica dei servizi sanitari. Quindi valutare a parità di efficacia qual è il farmaco, qual è il trattamento o più in generale qual è l'intero percorso di cura che garantisce la stessa efficacia a un costo minore. Si parlerà poi di metodi per acquisire le evidenze scientifiche dalla letteratura, quindi parleremo di revisioni sistematiche. Questa settimana vi darà gli strumenti che vi permetteranno di essere in grado di valutare criticamente una revisione sistematica. E infine si farà un affondo su quelli che sono i modelli multilivello nella valutazione dei processi assistenziali. E infine il modulo 6 è dedicato interamente agli aspetti regolatori e di policy, quindi si parlerà del modello economico-finanziario, di modelli riorganizzativi, si parlerà di piano nazionale, piano regionale delle cronicità e nella seconda settimana parleremo dei PDTI, percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, burden of disease, in che modo è possibile valutare e stimare il burden of disease di una determinata malattia utilizzando i flussi di real world e infine sistemi sanitari a confronto, come effettuare health technology assessment utilizzando real world data. Quindi diciamo che questo brevemente sono è una descrizione dei 6 moduli che compongono questo master. Vedete che passiamo proprio da darvi un'infarinatura di quelli che sono gli elementi essenziali. Quindi diciamo che il primo modulo è un po' propedeutico a quello che viene
tutto dopo. Secondo modulo avremo una bella ed esaustiva descrizione di tutti i flussi che comunemente abbiamo a disposizione e poi andremo proprio nel cuore di questo master con la farmacotecnologia e con la valutazione delle cure integrate. Grazie ad entrambi i relatori. Riprendo la palla io. Prima di dedicare spazio a domande e richieste di approfondimento che vi fossero, do un input, anch'io mi concentro più sulla parte amministrativa rispetto alla scadenza delle prescrizizioni. La data da tenere a mente è quella del 8 ottobre 2024 alle ore 12:30. Vi è una procedura online da effettuare. Potete farvi accompagnare attraverso il tasto preiscriviti sul sito well della Master MHR. È una procedura, come detto, online, richiede una ventina di minuti ed è da effettuare necessariamente per poter poi accedere in quella che sarà pubblicata pochi giorni dopo la scadenza, che è la graduatoria ammessi. Sarà sempre messa a disposizione dal servizio post lauream d'Ateneo sul sito well del Master MHR e oltre alla graduatoria, in calce alla stessa, compariranno le istruzioni per finalizzare con il pagamento della prima rata e quindi diventare da preimmatricolati a immatricolati in modo così da poter iniziare il master. Questi sono i passaggi che ci attendono, di conseguenza l'importanza di tenere a mente la data dell'8 ottobre 2023, ore 12:30, per effettuare questa procedura online. Noi suggeriamo sempre di farlo con un po' di anticipo, trattandosi di una piattaforma PICA che può essere appesantita magari negli ultimi giorni. Come detto prima, andando proprio sulle date specifiche, 17 ottobre uscita della graduatoria ammessi dove, ripeto, vi saranno poi anche in calce le istruzioni per procedere e finalizzare quindi l'iscrizione entro il giorno 29 ottobre 2024. Queste le scadenze da tenere a mente. I contatti sono ben esplicitati in questa mail, la direttrice e il codirettore sono a disposizione. Vi è poi la segreteria organizzativa dell'unità di biostatistica, segreteria.master@ubep.unipd.it. Per ogni informazione potete riferirvi a questa mail, c'è anche il telefono che vedete indicato, nonché il sito web laddove vi siete anche iscritti a questo Open Day e laddove, come detto in esordio, comparirà anche tra pochi giorni la registrazione, nonché il materiale didattico, l'illustrazione, la presentazione PowerPoint presentata ora e avrete modo, se lo vorrete, di riconsultarla. Ulteriori contatti sono quelli che riguardano l'ufficio post lauream d'Ateneo che prima ho nominato, che è a disposizione per ogni supporto di carattere tecnico che riguarda la procedura online che vi supplica, che vi indicavo prima. Risponde a formazione.continua@lauream.it. Grazie mille ancora ai relatori, spero di aver dato anche un input ulteriore per la parte amministrativa e quindi avervi dato un orizzonte da qui all'avvio della master. Siamo ora disponibili e ringrazio anche i relatori per esserlo, per tutte le vostre domande e richieste di approfondimento, se preferite attraverso Zoom o anche in audio. Diamo qualche minuto. Mi faccio io portavoce. Vorrei sapere se tutte le lezioni saranno in lingua italiana. E allora l'audio è in lingua italiana perché i docenti sono tutti italiani. Le slide sono in alcuni casi anche in lingua inglese. Chiaramente è fondamentale avere una conoscenza, diciamo, di lettura
in inglese per consultare la letteratura scientifica che ovviamente è scritta in lingua inglese, però le lezioni sono in italiano. Grazie. Viene chiesto poi a quanto ammonta la tassa del master. Lo trovate ben indicato nel sito Well. Non so se volete provo anche a condividere, che così lo vediamo in diretta, se mi date solo un attimo. Vediamo se riesco a richiamare. Eccoci. Questo è il sito Well che ho più volte nominato, da dove vi siete iscritti appunto. Trovate il contributo di iscrizione totale che per quanto riguarda il Master MHR è di 3.022,50 euro. Se scorriamo in giù, vediamo anche che la prima rata ammonta a 2.022,50 euro e la prima rata, ne approfitto per ribadirlo, che sarà da versare quando uscirà la graduatoria ammessi per poter quindi immatricolarsi al percorso formativo, e invece la seconda rata che sarà da finalizzare entro marzo, la fine di marzo 2025 nel caso specifico, che ammonta a 1.000. Vedo un'ulteriore domanda, vado a leggerla. Buon pomeriggio, io volevo chiedere se per project work è necessario obbligatoriamente fare un tirocinio presso un'azienda, in quanto lavoro come farmacista in ospedale e non so se mi sarebbe possibile assentarmi. Fai tu, Matteo? No, non è assolutamente necessario effettuare un tirocinio, anzi considerate che solitamente quello che viene fatto è un project work a distanza, ovvero lo studente il discente può o proporre un progetto su cui lavorare oppure può scegliere uno tra i progetti che i docenti del corso metteranno a disposizione e svolgere questo project work a distanza. Come si diceva prima, ad ogni studente, ad ogni discente verrà associato un docente del master che, diciamo, da giugno 2025 fino alla fine della stesura di questo project, o quindi fino indicativamente a settembre, vi seguirà per cercare di indirizzarvi il più possibile nella stesura, nella preparazione di questo project work. Grazie. Viene chiesto inoltre se questo master è riservato solo a chi è già nel settore o anche a neolaureati che vogliono specializzarsi in questo ambito e soprattutto quali sono gli sbocchi lavorativi? Beh, intanto rispondo io alla prima parte. Assolutamente non è necessario, non è assolutamente il master riservato a chi è già nel settore, anzi, insomma, vuole proprio cioè, fornire le basi a chi si vuole anche approcciare al settore. Quindi nel corso dell'edizione abbiamo avuto diversi neolaureati, in particolare dobbiamo dire provenienti dal settore farmaceutico, ma non solo, anche degli statistici, che avevano intenzione di acquisire queste conoscenze per poi metterle in pratica in una possibile futura professione. Dire gli sbocchi dipende anche dal background iniziale e quindi gli sbocchi, ovviamente il master ha una finalità diciamo anche tecnica, quindi di fornire gli skill per poter intraprendere questi studi. Sicuramente può portare a avere una rete di relazioni con docenti all'interno del corso che lavorano già nel settore. E poi ovviamente dal punto di vista proprio pratico dello sbocco, questo deve essere un pochino costruito a livello individuale. Non so se Matteo su questo hai qualcosa da aggiungere. Sì, diciamo che gli sbocchi
lavorativi potenzialmente sono molto ampi, potenzialmente sono tutti gli enti, sia pubblici sia privati, che si occupano di sanità pubblica, che si occupano di sanità. Chiaramente dipende qual è il vostro background. Ad esempio, vi riporto l'esempio di alcuni tesisti che sto seguendo, che si laureano la prossima settimana, si masterizzeranno nella prossima settimana. Ad esempio, abbiamo dei farmacisti ospedalieri che grazie a questo master sono stati in grado di scrivere un protocollo di ricerca che verrà poi sottoposto al comitato etico, quindi diciamo che questo master ha fornito quelle che sono le competenze e le conoscenze tali da poter pianificare uno studio osservazionale di farmaco-epidemiologia. Quindi diciamo sono tutti quegli ambiti di ricerca sanitaria, sia nel pubblico sia nel privato, però sono anche quel piccolo che voi potete fare nella vostra professione per cercare di utilizzare il dato per generare delle evidenze. E la peculiarità di questo master è che è un master molto di nicchia, nel senso che ad oggi siamo veramente sommersi da dati. Questa è una fortuna per chi ci lavora, è una fortuna anche per il cittadino, perché l'utilizzo del dato dovrebbe avere come finalità primaria quella di cercare di migliorare la salute del paziente. Tutto quello che noi facciamo ha l'unico obiettivo di cercare di migliorare la sanità e quindi la salute del paziente. Dati, sapete benissimo meglio di me che siamo sommersi da questo dato. Come vi dicevo prima, ottenere un risultato è una cosa che penso possano fare tutti. Ottenere un risultato che sia valido, che sia credibile, questo è un aspetto un po' più delicato. Quindi l'obiettivo del master è proprio questo, quello di mettervi nelle condizioni di decidere quali sono gli strumenti più appropriati che voi potrete utilizzare per rispondere a quello specifico quesito di ricerca. Ogni quesito di ricerca sarà supportato da uno studio diverso che utilizzerà delle metodologie, delle strategie diverse tra di loro. Voi sarete messi nella condizione di scegliere, di decidere quali sono le strategie più appropriate per rispondere in modo valido a quell'obiettivo di ricerca. E un'ultima cosa, come anticipava la professoressa Canova, diversi sono gli esempi negli ultimi anni di studenti che si sono masterizzati e che poi hanno continuato un'attività di ricerca su progetti specifici con uno dei docenti del master. Quindi magari la stesura, la preparazione del project work potrebbe anche dare il via a quella che poi è una collaborazione scientifica tra il masterizzato e uno dei docenti di questo master. Grazie mille. Viene poi chiesto se in sede di pre-iscrizione c'è la possibilità di accedere alle agevolazioni previste per i dipendenti della pubblica amministrazione. Posso essere d'aiuto io, se dite, Sì, grazie. confermo, vi è la possibilità di aderire al cosiddetto protocollo PA 110 Lode, è un protocollo che l'Università di Padova con il Ministero della Funzione Pubblica ha stipulato e dà una facilitazione in sede di iscrizione ai dipendenti della pubblica amministrazione in fase di preiscrizione, quindi c'è la possibilità per chi ha i requisiti di poter aderire a questo protocollo che prevede una facilitazione di euro 300 sulla seconda rata. Quindi la risposta è affermativa, vi è proprio un'indicazione in sede di prescrizione da barrare nel caso voleste e aveste i requisiti per aderire a questa opportunità data dal PA 110 Lode. Viene poi chiesto, io vengo da un altro Ateneo, ho una laurea magistrale in biotecnologie per la medicina traslazionale presso Università di Ferrara, quindi volevo capire se, come diceva la dottoressa Canova, il mio background fosse in linea con il master. Direi proprio di sì. Tutte le classi di laurea magistrale nel campo sanitario sono incluse.
per l'accesso al master, oltre che delle classi ovviamente di statistica o matematica, quindi diciamo dal punto di vista dal punto di vista con una, diciamo, la parte metodologica già affrontata durante il percorso di laurea, quindi assolutamente sì, dovremmo aver avuto anche nel passato degli studenti che venivano proprio dalla biotecnologia. Grazie. C'è qualche altro momento in caso di ulteriori domande? Nel frattempo io, avviandoci alla conclusione, ne approfitto per darvi un'informazione, per chi può essere interessato, è previsto un ulteriore Open Day di tutta l'intera offerta formativa post lauream dell'unità di biostatistica, epidemiologia e sanità pubblica, l'unità UBEP, di cui anche questo master fa parte. È previsto per giovedì 19 settembre dalle ore 16 alle ore 17 a cura del direttore dell'unità, il professor Dario Gregori. C'è la possibilità di iscriversi a questo Open Day anche dalla pagina del Master MHR che fa parte appunto del gruppo, così come con la stessa modalità in cui vi siete iscritti a questo Open Day. Ricordo che la registrazione sarà già disponibile di questo Open Day, sarà già disponibile nei prossimi giorni sul sito del Master e vado quindi a concludere ringraziando i relatori, ringraziando tutti i partecipanti e augurandovi una buona continuazione. Grazie a tutti. Grazie mille. Grazie.